Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi parleremo della scala alterata. Per qualcuno è un mistero insondabile, per qualcun altro è il segreto per accedere alla sonorità jazz vera e propria, diciamo, se ne esiste una, tra l'altro. E cercheremo di fare un po' di chiarezza su questo argomento. Intanto, la scala alterata viene anche detta scala superlogria, diciamo che poi nel linguaggio comune è più semplice sentir dire scala alterata, anche perché diciamo che spiega un po' meglio in soldoni, in termini pratici di che stiamo parlando, mentre la scala superlogria già è una terminologia che respinge, già dici mamma mia, sembra una cosa complicatissima, ok? Quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La scala alterata o superlogria cosiddetta sarebbe il settimo modo della scala minore melodica. Un minuto di tecnicismi, poi passiamo alla versione pratica. Prendiamo la scala minore melodica di Do, quindi Do minore melodica, che altro non è che Do maggiore con la terza minore. Ok, questa è la scala. Il settimo modo significa la stessa scala, però a partire dalla settima nota, quindi in questo caso questa scala a partire da Si. Quindi avremo questa scala, questo modo, si trova appunto sul settimo grado della scala minore melodica e se dovessimo andare ad armonizzarla come facciamo con i modi normalmente verrebbe un accordo semidiminuito. Ora in questo momento non mi dilungo sul perché questa scala normalmente si suona su un accordo di settima, diciamo di dominante, invece che su un accordo semidiminuito. Prossimamente farò un video sui modi delle scale minori e magari lì lo approfondiamo di più se vi interessa. Adesso vorrei mantenere questo video per quanto possibile, il più pratico possibile, proprio perché questo è un argomento dove tutta questa nube di teoria poi spesso respinge dal capire effettivamente di che si parla e di come applicare poi questa scala. Quindi diciamo che questa è la scala e si suona su un accordo di settima di dominante. La prima strategia per calcolare questa scala appunto è dire ho un accordo di settima, ad esempio Sol settima, e so che è il settimo modo di una scala minore melodica e allora che faccio? Per trovare la scala parto dalla fondamentale del mio accordo, in questo caso Sol, salgo di un semitono, La bemolle, e da lì suono una scala minore melodica, quindi Sol settima. Per trovare la scala alterata o superlocria di Sol, suono Sol e poi salgo di un semitono e suono la scala minore melodica di La bemolle, quindi La bemolle minore melodica. Mi fermo al Sol, ma tanto è giusto per capire le note, insomma. Piccola parentesi, questa scala minore melodica in fase discendente rimane tale, quindi qualcuno potrebbe sentenziare e dire ah, ma allora è la scala minore bacchiana. Cerchiamo di capirci, stiamo cercando di trovare le note, si trovano sulla scala minore melodica in fase ascendente, ok, va bene, chiamate la scala bacchiana come vi pare, le note sono queste, ok? Ripeto, cerchiamo di andare al pratico. Questo è un modo di memorizzare questa scala. C'è un altro modo che per qualcuno può essere più complicato, per altri può essere più semplice, motivo per cui io ve le dico entrambi. Un altro modo è considerare che la scala alterata è una scala che deve essere compatibile con un accordo di dominante, quindi deve avere sicuramente la fondamentale, la terza maggiore e la settima minore. Nel caso del Sol, Sol, Si e Fa naturale. Ok. E poi si chiama alterata perché tutte le altre note, cioè quelle che non sono strettamente necessarie per identificare la qualità dell'accordo, potremmo anche chiamarle estensioni, anche se di mezzo c'è anche la quinta in realtà, ma che nell'accordo di dominante è una di quelle note veramente che sono poco caratteristiche, diciamo, se ce la mettiamo o non ce la mettiamo la quinta, almeno la quinta giusta, cambia poco. Tutte le altre note, dicevo, che rimangono al di là di fondamentale, terza e settima, sono appunto alterate. Che vuol dire questa cosa? Nel caso del Sol è particolarmente evidente perché il Sol settima sarebbe la dominante della tonalità di Do maggiore. Quindi sappiamo che tutte le note non alterate dovrebbero essere tasti bianchi. E quindi semplicemente se noi teniamo Sol, Si e Fa e tutte le altre note bianche non le suoniamo e le sostituiamo con dei tasti neri, tendenzialmente otteniamo questa scala alterata. Però così è un po' confusionario. Allora ti do una scorciatoia.
diciamo che la scala alterata si ottiene con fondamentale, terza maggiore, settima minore, più tutte le possibili none e quinte alterate. Cioè, la nona è sia nona bemolle che nona diesis, quindi nona minore, nona aumentata, seconda minore, seconda aumentata, come vi pare. La quinta è sia quinta bemolle che quinta diesis, quindi sol settima abbiamo sol, si e fa. Poi la nona maggiore di sol è la naturale. Io devo sostituire questo la, nona maggiore, con due note, la nona minore e la nona aumentata, quindi nona bemolle e nona diesis, quindi il la lo togliamo e al suo posto mettiamo la bemolle e la diesis. Poi, che lo chiamate la diesis, che lo chiamate si bemolle, fate come vi pare, tanto nella scala alterata diciamo che l'enarmonia è, non dico inevitabile, ma quasi. Quindi, al posto della abbiamo messo la bemolle e si bemolle, o la bemolle e la diesis. Poi, la quinta abbiamo detto, che sarebbe re, la quinta giusta. La quinta giusta la sostituiamo con quinta bemolle e quinta diesis. Quindi togliamo il re e mettiamo il re bemolle e il re diesis. Anche qui il re bemolle lo vogliamo chiamare re bemolle, lo vogliamo chiamare do diesis, non c'è problema. Il re diesis lo vogliamo chiamare mi bemolle, non c'è problema. Quindi otterremo questa scala qui. Abbiamo detto sol, si e fa e poi aggiungiamo la bemolle e la diesis, re bemolle e re diesis. Questo è il suono della scala alterata. Ora, presa così è un po' particolare e non è detto che ci entusiasmi particolarmente. Poi vediamo come utilizzarla in modo da renderla più accattivante, diciamo, appunto in un contesto. Quindi ragioniamo un secondo sulle note che abbiamo aggiunto. Abbiamo detto che abbiamo la nona bemolle e la nona diesis. La nona diesis enarmonicamente è anche la terza minore, ma quando abbiamo la terza maggiore presente nell'accordo, a quel punto non la percepiamo più come terza minore, ma la percepiamo come nona aumentata. L'esempio è se io non suono il si, suono solo sol e fa, senza il si naturale, e poi suono il la diesis o si bemolle sopra, questo sembrerà un sol minore. Ma se io metto il si naturale sotto, quindi la terza maggiore, allora la nota sopra, la nona diesis, effettivamente non sembrerà più una terza minore, ma sembrerà una nona aumentata e la sua tendenza generale è quella di risolvere scendendo. Quindi questo è un accordo di sol settima diesis 9 che tenderà a risolvere scendendo. Benissimo. Le altre note che abbiamo aggiunto, abbiamo detto re bemolle e re diesis, quindi quinta bemolle e quinta diesis. In realtà poi possiamo anche considerare la quinta bemolle come la quarta aumentata o undicesima diesis e possiamo anche considerare la quinta diesis come tredicesima bemolle. A che ci serve questo? Tutto sommato a niente, se non a rispondere alla domanda che qualcuno di voi potrebbe porsi, ma come questa scala ha due seconde, quindi la seconda aumentata e la seconda minore, ma non ha la quarta e non ha la sesta, c'ha due seconde e due quinte, ma non c'ha la quarta e non c'ha la sesta. In realtà, appunto, diciamo, è tutto frutto un po' dell'enarmonia, quindi la quinta diesis o la tredicesima bemolle sono la stessa nota, l'undicesima diesis o quinta bemolle sono la stessa nota, però io credo che a livello pratico, per ricordarselo, uno pensa, c'ho 1, 3 e 7, note indispensabili, e poi tutte le combinazioni possibili di nona e quinta alterata. In sostanza basta che non ho la nona maggiore e la quinta giusta, ok? Quindi ripetiamolo in sol. Fondamentale. Nona bemolle, la nona era la nona bemolle sarà la bemolle. Nona diesis, quindi la diesis o si bemolle. Terza maggiore, si naturale. Poi quinta bemolle e quinta diesis. Siccome la quinta giusta era re, ora avremo re bemolle e re diesis. Settima minore. E abbiamo finito. Ok, quindi benissimo, proviamo a farlo a partire da un altro accordo, ad esempio re. Fondamentale terza e settima, quindi fondamentale terza maggiore fa diesis, settima minore do. A questo punto nona bemolle e nona diesis, quindi la nona maggiore è il mi,
la nona bemolle e mi bemolle, la nona diesis sarebbe mi diesis, chiamiamolo fa naturale, se non ci vogliamo male. Quindi re, mi bemolle, fa, poi abbiamo il fa diesis che è la nona, la terza maggiore, al posto della quinta giusta che è la, quinta bemolle e quinta diesis, quindi la bemolle e la diesis o si bemolle. E poi settima minore. Se questa parte era troppo confusa, magari puoi tornare indietro al video, mettere pausa, cercare di ragionarci un attimo, è sempre utile farlo col pianoforte davanti se non sei particolarmente familiare con questi argomenti, datti il tuo tempo di ragionare, cercare di capire, riguardalo più volte in modo da essere sicuro, poi se hai domande me le scrivi nei commenti ovviamente. Ci sono alcuni libri, in particolare in inglese, che chiamano questa scala la scala diminuita per toni interi, che non vuol dire niente apparentemente, la chiamano diminished whole tone, perché inizia come la scala diminuita, quindi semitono, tono, semitono, tono, e poi continua come la scala per toni interi, quindi tutti i toni, quindi semitono, tono, semitono, e poi tutti i toni, tono, 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 tono. Se vi è utile, io ve la butto là, diciamo così, se vi può essere utile per creare qualche altra associazione, altrimenti dimenticate questa informazione e vi basate sul scala minore melodica, un semitono sopra la fondamentale dell'accordo di dominante in questione, oppure fondamentale, terza maggiore, settima minore più nona bemolle, nona diesis, quinta bemolle, quinta diesis e via. Non sono immediatissime queste scale, ok? Quindi datevi un attimo di tempo, con calma, per metabolizzarle, calcolarle, piano piano farle diventare naturali, diciamo quasi parte della vostra memoria muscolare. Ci vuole un po', ma è assolutamente fattibile. Che accordi posso costruire con questa scala? L'ho già detto tra le righe prima, ovvero una volta che ho la struttura base dell'accordo, quindi fondamentale, terza e settima, o anche solo terza e settima nel caso in cui ci sia qualcuno che suona il basso, posso aggiungere tutte le combinazioni di nona e quinta alterate. Facciamo un esempio, sempre in sol settima, sol, si e fa come struttura base dell'accordo, e poi posso mettere nona bemolle e quinta bemolle, per esempio. E questa è una sonorità specifica. Tutti questi accordi verosimilmente risolveranno a do maggiore o minore che sia. Quindi poi posso mettere la nona bemolle e la quinta diesis. Posso mettere la nona diesis e la quinta bemolle. Oppure la nona diesis e la quinta diesis. Quindi abbiamo, diciamo, 4 possibilità di combinare queste note. Più che pensare a tutte le possibilità e dire ok, ce ne ho 4, quindi una volta uso questa, una volta uso questa, semplicemente secondo me ricordare che qualsiasi combinazione di nona e quinta alterate funziona. Ognuno è caratterizzato da un suono leggermente diverso, ma il senso generale è quello. Comunque una grande tensione, se vogliamo, è l'accordo di dominante probabilmente più tensivo che possiamo costruire. Nel caso in cui, per esempio, avessimo un bassista e vogliamo suonare questi accordi senza la fondamentale, usando i famosi rootless voicing, left hand voicing, come volete, ho fatto un video sui voicing, tra l'altro se non l'hai visto ti lascio la scheda qui cliccabile, così puoi andare a vedere anche questa tecnica. Diciamo quindi gli accordi resi famosi da Bill Evans prevalentemente, che sono, semplificando, terza, quinta, settima, nona, oppure settima, nona, terza, quinta. Ci sono anche altre varianti, ma prevalentemente queste. E ad esempio nel sol settima potremo avere un sol settima non alterato, settima, nona, terza, quinta, che quindi sarebbe fa, la, si e re, con l'aggiunta del basso, eventualmente suonato da un bassista. Questo è un sol settima, ok. Se io voglio alterare questo voicing, appunto, quindi alterare la nona e la quinta, anche qui posso scegliere una qualsiasi combinazione di nona e quinta alterate mentre mantengo terza maggiore e settima minore. Ad esempio, nona bemolle, quinta diesis, metto il sol al basso. Ora è piuttosto dissonante apparentemente, però immaginate comunque chiaramente che il basso sarà abbastanza soft, diciamo, sarà suonato comunque da un basso, con un timbro diverso, probabilmente l'accordo non sarà
così forte e tenuto, ma sarà tutto molto più morbido, diciamo, in un contesto musicale, diciamo. Posso fare nona diesis e quinta diesis. Sentiamo come risolvono questi accordi, per esempio, a Do maggiore. Oppure nona diesis, quinta diesis. Vediamo come risolvono ad un accordo minore, ad esempio minore sesta. Oppure. Quindi funziona bene, crea una bella tensione e poi quando risolve tutto si calma. Ora veniamo alla questione un po' spinosa, quella del fraseggio, appunto, improvvisare utilizzando questa scala. Normalmente chi si approccia all'inizio a questa scala e prova ad improvvisare trova un po' di difficoltà nel far suonare bene questa scala, perché effettivamente è un po' strana e su questo, diciamo, non c'è dubbio. Ora, chiaramente, posto che per improvvisare e fraseggiare bene ci vuole sicuramente un certo tempo, un certo esercizio per assimilare alcuni movimenti, alcuni suoni, una certa abilità a reagire in tempo reale a quello che noi stessi stiamo suonando e cambiare il percorso. E quindi anche tutto il discorso che avevamo fatto su come improvvisare utilizzando le scale modali, risolvendo sulle note cordali, eccetera, eccetera. Anche questo, in caso se vi interessa, vi lascio la scheda cliccabile qui. Però c'è una cosa che ho notato che spesso aiuta a fare un piccolo salto di qualità nell'utilizzo della scala alterata da subito. Facciamo l'esempio in Sol settima, appunto. La difficoltà principale è la sezione della scala che sembra la scala esatonale, la scala per toni interi. Quindi se questa è la scala di Sol settima alterato, diciamo che dal Si al Sol abbiamo. E nonostante questa scala sia bella e affascinante, comunque essendo composta da tutti i toni interi è un po' rigida, le manca quella spinta del semitono per avere il movimento. E allora una cosa che spesso si fa, che ho notato anche facendo molte trascrizioni, per ovviare a questo problema, spesso in fase discendente il più delle volte si salta all'undicesima diesis o quinta bemolle e quindi abbiamo sostanzialmente, invece di avere, toglieremo il re bemolle. Sentite già come togliendo una nota acquisisce un senso diverso. Proviamo a metterlo su un quinto primo. Molto meglio rispetto a. O meglio, poi alla fine quando risolve funziona, però questa parte è più rigida, mentre togliendo questo re bemolle o do diesis effettivamente acquisisce un senso più efficace, se vogliamo, più diretto. Un'altra cosa è che spesso questa scala, essendo molto tensiva, tende a risolvere scendendo, non sempre nella totalità dei casi, ma risolve scendendo più spesso di quanto non risolva salendo. E questa cosa appunto ci aiuta perché magari uno quando studia la scala la prima cosa che gli viene da fare è suonare la scala dalla fondamentale salendo e invece è più semplice farla risolvere bene utilizzandola in fase discendente, il che è controintuitivo appunto. E quindi riassumendo, se proviamo a utilizzare la scala risolvendo prevalentemente in modo discendente e togliendo, almeno per adesso, la quinta bemolle o undicesima diesis, probabilmente avremo già un risultato migliore. Un'altra cosa è che questa scala risolve particolarmente bene sulla quinta e sulla terza dell'accordo d'arrivo. Sempre pensando di voler risolvere in Do maggiore, diciamo che la quinta di Do maggiore è Sol e infatti prima abbiamo risolto sul Sol. Oppure sulla terza, che in questo caso è Mi, e quindi pensiamo ad esempio. Risolve particolarmente bene sul Mi. Ovviamente tutte queste cose si possono anche combinare con i vari cromatismi, circondamenti delle note, eccetera. Ad esempio, un'altra frase che spesso avrete sentito, magari con delle varianti, però più o meno la sonorità potrebbe essere. Quindi la scala discendente, in questo caso partendo dalla quinta diesis, saltando la quinta bemolle,
e poi invece di cadere subito sul Mi, girandoci intorno con questo. Ok, molto interessante. Una piccola curiosità, lo dico molto velocemente, poi casomai lo approfondiamo, ma non vorrei troppo confondere le idee. Una grande curiosità è che questa scala, la scala alterata, contiene esattamente le stesse note della scala adatta alla sostituzione di tritono, ovvero se io sostituisco questo Sol settima con la sua sostituzione di tritono, ovvero Re bemolle settima, Sol settima alterato avrà esattamente le stesse note della scala che abbiamo detto essere la migliore per la sostituzione di tritono, ovvero la Lidia dominante o Misolidia diesis 4 di Re bemolle. Se mettete a confronto quindi queste due scale, vedrete che partono da note diverse ma contengono le stesse note. Ok, se non hai visto il video sulla sostituzione di tritono e quindi questa terminologia di questa scala e di questa sostituzione ti confonde, anche questo te lo lascio qui così te lo puoi andare a vedere con calma. Ultima cosa, un piccolo esempio. Facciamo un piccolo esempio su Autumn Leaves perché è un brano molto conosciuto e perché ha un quinto primo in tonalità maggiore e un quinto primo in tonalità minore. Quindi abbiamo un secondo quinto primo in Si bemolle maggiore e un secondo quinto primo in Sol minore. Al di là del tema, della parte in cui suoniamo la melodia, quando stiamo improvvisando possiamo scegliere in totale libertà di alterare questi accordi di dominante utilizzando invece che la scala, per esempio misolidia nel caso del fa settima, oppure semplicemente di rimanere sulla scala di Si bemolle maggiore senza manco pensare ai modi, tanto poco cambia, la scala è quella, possiamo deliberatamente scegliere di modificare quella scala e suonare la scala alterata, in questo caso la scala alterata di Fa sul Fa settima, per aumentare il grado di tensione. E non importa se il bassista che vi sta accompagnando non lo sa e continua a suonare la scala, diciamo l'accompagnamento su un Fa settima normale. Comunque il senso del Fa settima del Fa settima alterato è che devono risolvere a Si bemolle, quindi alla fine risolvendo sul Si bemolle tutto funzionerà. Quindi, esempio, faccio un giro di improvvisazione su Autumn Leaves senza alterare questo accordo di Fa settima e poi ne faccio uno alterandolo magari. 1, 2, 3, 4. Adesso aggiungiamo le alterazioni. 1, 2, 3, 4. Eccetera, eccetera. Quindi in questo pezzo adesso abbiamo fatto un esempio di come applicarlo sul quinto grado in un 2-5-1, in questo caso sia maggiore che minore. Se ti interessa ti lascio sempre la scheda cliccabile qui col link al video sul 2-5-1 maggiore dove approfondiamo meglio questo discorso. Nel frattempo, se hai dubbi, domande, curiosità, idee per nuovi argomenti per i prossimi video, fammelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie!